Eccoci qua ragazzi per una nuova recensione. Cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere un bel joypad Bluetooth, in questo caso il joypad del Sega Saturn, creato dalla Retrobit. Questo joypad è stato fatto su licenza ufficiale della Sega e appunto è compatibile con Steam, PC, Mac, PlayStation 3, Android e Nintendo Switch. Andiamo un attimo a vedere le caratteristiche di questo prodotto. Intanto questa è la confezione che si presenta molto solida, ben fatta. Dietro abbiamo tutte quante le nostre indicazioni, le nostre istruzioni dove ci dicono che cos'è, licenza SIGA ufficiale, dotato appunto di tecnologia Bluetooth compatibile con i vari sistemi e ha anche delle caratteristiche che poi vi farò vedere, però potete vedere qui sistema Rumble di vibrazione, ci dice che la batteria interna, il raggio d'azione di 10 metri, ha un cavo di ricarica USB, dice praticamente tutto. E poi ci fa vedere questo. Questo qua sarebbe praticamente un adattatore Bluetooth che non è compreso in questa confezione, che serve praticamente per far funzionare il joypad Sega Saturn Bluetooth sulla console Sega Saturn originale. Quindi ci permette di avere un joypad Bluetooth su licenza sigla sulle nostre vecchie console Saturn. Andiamo a vedere la confezione all'interno. Innanzitutto ci ritroveremo un'altra scatola dopo aver tolto la copertina. Dietro c'è solamente la scritta Sega Saturn Retrobit Sega, ben fatta comunque. Nel momento in cui andiamo ad aprirlo ci ritroviamo il libretto di istruzioni, tra cui anche l'italiano, il manuale di istruzioni in italiano, ci dicono il funzionamento e un po' di caratteristiche. E poi all'interno abbiamo il nostro joypad. Il joypad si presenta molto massiccio al tatto rispetto a quello originale, è più pesante. All'interno della confezione abbiamo il nostro cavettino di ricarica, ovviamente non c'è nessun tipo di caricabatterie, potete utilizzare chiaramente quello di un qualsiasi cellulare, e la ricarica è tramite USB-B, quello quindi mini USB, scusa, non, scusate, non USB-B ma mini USB, micro USB. Andiamo a chiudere la nostra confezione e guardiamo meglio il nostro prodotto. Il joypad si presenta sotto una forma un pelino differente rispetto a quella che siamo abituati, nel senso la colorazione trasparente c'è anche, vi dico subito, anche in nero in caso, quindi la versione quella europea. Questa trasparente non è mai uscita, è una versione Skeleton. Non credo che fosse mai uscito il joypad, mi sembra che la console fosse uscita versione Skeleton, ma in joypad non credo, ma non vorrei sbagliarmi. Ad ogni modo ci si presenta appunto con questa versione trasparente nera, lucida sul frontale e opaca sul retro. I tasti sono quelli della colorazione della console bianca, quindi se avete una console giapponese, un Sega Saturn giapponese, già conoscerete questo tipo di conformazione, quindi il tasto verde, giallo e blu, e i dorsali che invece sono di questo colore, diciamo rosaceo, con anche lo start rosaceo. Cosa è stato aggiunto? Sono stati aggiunti il pulsante home e il pulsante select, oltre al pulsante start. Il pulsante start è quello classico che già era presente all'interno della console, ma vediamo se riesco a farvi vedere una cosa interessante: il motorino di vibrazione, perché qui è posizionato un motorino di vibrazione e qui è posizionato l'altro motorino di vibrazione. Quindi questo joypad, rispetto a quello originale, è dotato di
Rumble che possiamo utilizzare con i giochi attuali. La nostra batteria che ci permette di avere un'autonomia di 20 ore, e qua abbiamo tutta una serie di informazioni del prodotto, tra cui appunto la licenza Siga. Sul sopra del nostro joypad troviamo questa bombatura che era la bombatura classica del joypad proprio Siga, però in questo caso è stato inserito appunto il connettore per la ricarica. Inoltre vedete questi 4 LED, questi ci permettono, qualora noi andassimo a collegare il nostro joypad sulla Nintendo Switch, di sapere a quale giocatore siamo. Andiamo a vedere un attimo un confronto con il joypad originale della Sega Saturn, in questo caso in versione giapponese non bianca. Però, a parte la colorazione che ovviamente si è un po' ingiallito, questa era la versione grigia, però vedete la struttura del nostro joypad è la medesima. La cosa che cambia da questo a questo è il D-pad, che in questo caso è molto più liscio rispetto all'originale. L'originale era un D-pad più ruvido, diciamo, mentre invece, come vedete, questo qui è un D-pad liscio. I tasti invece sono assolutamente identici, anche per feeling. I dorsali hanno sempre i micro switch, però sono un po' più rumorosi, diciamo, hanno una corsa un po' più ampia rispetto a il dorsale, quello classico che aveva il Saturn. Ecco, una cosa che ci tengo a farvi presente è la risposta dei comandi. In questo caso, come vedete, il pulsante ha una corsa un po' più ampia, mentre invece qui la corsa era meno ampia rispetto a questo. Quindi praticamente quello che va a cambiare, cioè non è il feeling nel momento in cui andrete a giocare, non sarà lo stesso identico, la presa in mano è identica, il joypad risponde benissimo, ma il feeling non è identico all'originale, perché in questo caso è molto più i comandi sono molto più corti. Però questa non è una cosa negativa, in realtà io mi ritrovo meglio con questo. Come vedete abbiamo anche tutte quante quelle che erano i loghetti, no? In rilievo, che dicevano appunto play, stop, qua avanti, indietro, come in questa versione. Quindi è stato ripreso assolutamente in modo identico il joypad, la forma e la conformazione del joypad del Saturn. È decisamente più leggero questo rispetto a questo, ma proprio per un discorso di motorino di vibrazione che aumenta il peso più ovviamente la batteria. Questo era il joypad Saturn, ma voglio farvi vedere anche un attimo la differenza con gli altri joypad, per esempio il joypad, quello ufficiale per esempio del Mega Drive Mini, per farvi capire un attimo la differenza tra il joypad Saturn e il joypad del Mega Drive Mini, in questo caso 3 tasti. Ecco, la risposta in questo caso dei tasti è identica a questa qui. Qui i tasti sono più grandi e la croce direzionale è più ruvida. Questo era solo per farvi vedere un attimo un altro joypad, in questo caso sempre ufficiale di Sega. Mentre se andiamo a vedere gli altri joypad sempre ufficiali Sega
fatti da Retrobit, quindi sempre la stessa azienda, abbiamo il joypad per il Mega Drive. E qui vi devo dire che il feeling è lo stesso di questo, quindi i tasti utilizzati sono i medesimi. La croce direzionale cambia, perché quella che era una caratteristica che non mi piaceva in questo joypad era, se vi ricordate, il fatto che la croce direzionale era ballerina. Ecco, qui non succede. Questa è molto stabile, vedete? E quindi il feeling è decisamente migliore. Pulsante start era stato aggiunto il pulsante home e avevamo i due grilletti. Come feeling meglio questo assolutamente. Qua poi questa era la versione con cavo, però è stata fatta anche la versione Bluetooth come questa. Inoltre è disponibile sempre da parte di Retrobit una versione che funziona tramite una chiavetta 2.0 GHz. Questa chiavetta praticamente scusate, questa chiavetta praticamente permette di farlo funzionare con il Saturn inserendo semplicemente la chiavetta, o farlo funzionare tramite anche USB, collegandolo a vari altri dispositivi, sempre wireless. Però qual è il vantaggio del Bluetooth del 2.4 GHz rispetto al Bluetooth? La velocità di trasferimento, nel senso ci sarà meno latenza, meno rischio di input lag rispetto a un pad Bluetooth, ma se non siete troppo esigenti questo pad va benissimo. Altra cosa che vi voglio mostrare è il joypad, sempre quello in questo caso originale, però trasformato in Bluetooth con la modifica della 8-bit DO. In questo caso i tasti sono quelli originali. Abbiamo il nostro pulsante mode qua in alto e la croce direzionale che qua balla un po', ma non troppo. La croce direzionale è ruvida in questo caso. Vi faccio vedere per ultimo il joypad sempre della 8-bit DO in confronto, in questo caso quello del Mega Drive, quindi il joypad creato sulle forme del Mega Drive, quando però in realtà come presa in mano è più simile a quello del Saturn. La disposta dei tasti in questo caso è perfetta, cambiano i dorsali, che in questo caso non sono micro switch ma sono con pad capacitivo all'interno. La forma del pulsante start è quella del Mega Drive, la cosa differente in questo caso è la croce direzionale, che è più ruvida rispetto a questa. Quindi, tirando un attimo le somme, come è questo joypad? Questo joypad è ottimo dal punto di vista appunto qualitativo, è un joypad veramente fatto bene, molto comodo da tenersi in mano e molto responsivo. Vi faccio vedere per ultimo una cosa, perché prima di lasciarvi al video, cioè concludere il video, voglio farvi vedere un attimo il collegamento alla nostra Nintendo Switch. Come vi dicevo, la cosa positiva di questo joypad, allora, andando a schiacciare Home e Y incomincerà il collegamento della nostra console, del nostro joypad alla console, e come vedete adesso questo è stato rilevato e lo si vede anche dal fatto che la luce è fissa rossa. Se noi usciamo e andiamo in un gioco qualsiasi, in questo caso aspettate, facciamo questo,
la cosa che vi voglio far vedere è che praticamente abbiamo una funzione particolare in questo joypad. Eccoci. Allora, tanto aumentiamo la luminosità, è già al massimo. Spero che riusciate a vedere lo schermo. Quello che volevo farvi vedere è che qua adesso noi ci funziona tramite D-pad, quindi di input, ma se noi dovessimo far funzionare un gioco che non lo prevede tramite analogico, perché ovviamente su Switch c'è anche l'analogico, se noi schiacciamo Start e i due dorsali contemporaneamente teniamo schiacciato, guardate, adesso ha vibrato. Questo cosa significa? Significa che praticamente abbiamo cambiato l'impostazione del joypad, del D-pad, e adesso abbiamo il D-pad che funziona come analogico. Questo è utile nel momento in cui noi andiamo per esempio a fare un gioco di guida che mi necessita assolutamente dell'analogico. Noi possiamo far funzionare questo joypad come se fosse un analogico e quindi non perdere alcuni giochi che non ne permetterebbero il funzionamento. Come poi vedete, i comandi sono assolutamente molto veloci e immediati. Io, per quel che vedo, input lag non ne ha, però ovviamente la mia analisi è abbastanza così veloce, cioè non precisa, non ho degli strumenti precisi per dirvi c'è input lag o meno, è una cosa proprio solamente visiva mia. Niente, come vi dicevo, il joypad è qualitativamente ottimo. Abbiamo tra le altre cose la possibilità di fare lo switch tramite impostazioni, sempre schiacciando contemporaneamente alcune cose, switchare il pulsante A e B, fare in modo che qua ci sia il B e qua ci sia l'A, e stessa cosa X e Y, quindi si inverte tutta quanta la posizione. E niente, a parte questo, come vi dicevo, io lo ritengo uno dei migliori joypad Bluetooth che attualmente ho avuto modo di provare, e se posso dirla addirittura superiori rispetto ai joypad della Autobit Dio. Certo, in questo caso non abbiamo gli analogici, però poco importa, nel senso che comunque sia, se vogliamo utilizzare il nostro joypad come analogico possiamo appunto switcharlo dalle impostazioni. I motorini di vibrazione sono veramente ottimi, e la durata della batteria, io non ho avuto modo di testarlo 20 ore, ma ancora non ho dovuto ricaricarlo, quindi già quando vi arriva in dotazione è caricato e la batteria sta durando. A parte questo, appunto, niente, con questa recensione per me è tutto. E se volete acquistare il prodotto vi metto il link nella descrizione di questo video. In questo caso io l'ho acquistato su Amazon quando c'era una promozione e mi è venuto a costare 25 euro. Attualmente lo trovate a 35 euro. Vi ringrazio per avermi seguito. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e iscrivetevi, mi raccomando, al canale. Ciao a tutti e al prossimo video.